Ti sei mai sentito osservato? Come se ogni tua azione fosse analizzata, giudicata e discussa. Hai mai avuto la sensazione che, ovunque vai, tutti gli occhi siano puntati su di te, come se ci fosse qualcosa di diverso, qualcosa di speciale in te? Non sei paranoico, sei un prescelto, e oggi scoprirai perché l'universo ti ha messo sotto i riflettori. Sei pronto a scoprire la verità? Allora resta con me fino alla fine, perché ciò che sto per condividere potrebbe spiegarti non solo il motivo per cui attiri così tanta attenzione, ma anche come questo fa parte del tuo scopo più grande. Essere un prescelto non significa semplicemente essere diverso, significa incarnare una forza invisibile, un'energia che vibra a una frequenza più alta. Quando entri in una stanza, non è solo la tua presenza fisica che si nota, è come se l'aria stessa cambiasse, come se il tuo arrivo portasse una verità che molti non sono pronti ad affrontare. Non è una scelta consapevole, è una parte intrinseca di chi sei. Sei una luce che illumina, anche quando preferiresti passare inosservato. Questa luce, però, non è neutra. Alcuni la percepiscono come una fonte di ispirazione, un faro che li guida quando si sentono persi. Per altri è un riflesso troppo forte che mette a nudo le loro insicurezze, i loro lati oscuri e le loro maschere. È per questo che a volte ti trovi al centro dell'attenzione, anche senza volerlo. Non sono le tue parole o le tue azioni a catturare l'interesse, è la tua essenza, la tua verità, che spicca in un mondo pieno di illusioni. Ma perché accade? Perché sei autentico in un mondo che sembra fare di tutto per uniformare, per farci aderire a standard predefiniti. La tua autenticità rompe le regole non dette. Mostri che è possibile essere veri, essere coraggiosi, essere luminosi, anche quando il buio sembra prevalere. E questo è qualcosa che attira. Ma attira sia chi cerca speranza, sia chi è troppo spaventato per cambiare. Tu non sei qui per caso. Il tuo percorso, il tuo bagaglio di esperienze, persino le tue ferite, tutto ti ha preparato per il compito che stai svolgendo. Non è una missione che scegli consapevolmente, ma un richiamo che senti nelle profondità della tua anima. Sei qui per illuminare un cammino che molti non riescono a vedere, per essere una guida, anche quando non sai esattamente dove stai andando. La tua stessa esistenza è un messaggio, un invito a chi è pronto a risvegliarsi, a chi ha bisogno di un segno per credere che c'è di più, che è possibile vivere con consapevolezza e scopo. Ma portare questa luce ha un costo. Non tutti accoglieranno la tua energia con gratitudine. In un mondo in cui molti preferiscono vivere nell'ombra del conformismo, il tuo coraggio di brillare sarà percepito come una sfida. Non saranno solo le critiche che sentirai, ma il peso dei giudizi non espressi, gli sguardi che cercano di ridurti, le voci che mettono in dubbio la tua autenticità. Questo è il prezzo della tua unicità. Sarai messo alla prova, spinto ai limiti. Eppure è proprio attraverso queste sfide che diventi più forte. La solitudine è una sensazione che molti prescelti conoscono bene. Ti senti come se nessuno potesse davvero comprenderti, come se fossi l'unico a vedere le cose da una prospettiva diversa. Ma questa solitudine è un'illusione. Anche se non li vedi, anche se non li incontri, i prescelti sono connessi da un filo invisibile, un'energia che trascende tempo e spazio. Quando uno di noi resiste, crea un'onda che rafforza gli altri. Quando uno cade, la sua lotta diventa una lezione che ispira il prossimo a rialzarsi. Non sei mai veramente solo. Ogni passo che fai, ogni battaglia che combatti, sta contribuendo a un movimento più grande. È una danza invisibile, ma potente, che collega tutti i prescelti nel mondo. E quando senti di essere sul punto di arrenderti, sappi che c'è qualcun altro, in un altro luogo, che sta trovando la forza proprio grazie alla tua resistenza. Il successo non è ciò che spaventa chi ti osserva, è il tuo coraggio di essere autentico,
La tua capacità di andare controcorrente in un mondo che premia la mediocrità e il conformismo è ciò che crea tensione. Non è facile per gli altri confrontarsi con qualcuno che rifiuta le maschere, che si mostra vulnerabile ma forte, che osa vivere una verità che molti preferiscono ignorare. Quando illumini le tue parti autentiche, costringi gli altri a guardare dentro di sé. Non tutti sono pronti per questo. Alcuni si sentiranno minacciati perché la tua luce riflette le ombre che hanno cercato di nascondere. Ma proprio in questo risiede il tuo ruolo. Non spegnerti per paura del giudizio, ma continuare a brillare, perché è solo attraverso questa luce che il cambiamento è possibile. La storia è piena di prescelti che hanno illuminato il mondo, anche quando sembrava impossibile. Pensiamo a Gandhi, che con il suo coraggio non violento ha scosso le fondamenta di un impero, dimostrando che un solo uomo può portare avanti una rivoluzione con il potere della verità. Martin Luther King Jr. non ha solo guidato un movimento per i diritti civili, ma ha anche acceso una speranza incrollabile in milioni di persone che vivevano nell'ombra della discriminazione. Entrambi hanno affrontato critiche, giudizi e ostacoli apparentemente insormontabili, eppure non si sono fermati. E poi ci sono figure contemporanee, meno conosciute ma altrettanto potenti. Attivisti, leader spirituali e persone comuni che, nel loro piccolo, stanno risvegliando le coscienze. Forse sei uno di loro, forse non guiderai un movimento globale, ma la tua vita, vissuta con autenticità e consapevolezza, può cambiare il mondo di chi ti circonda. Ti senti sotto pressione? È normale. Essere osservati continuamente, sentirsi analizzati o giudicati può sembrare un peso insopportabile. Forse ti chiedi: come posso resistere? Come posso mantenere la mia luce accesa quando sembra che tutto intorno a me cerchi di spegnermi? La risposta non è semplice, ma è trasformativa. L'attenzione che ricevi non è una punizione, ma un'opportunità mascherata. Ogni sguardo su di te è un riconoscimento, anche se a volte sembra arrivare sotto forma di critica o invidia. Ogni sfida che affronti è una lezione preziosa, un'occasione per crescere e rafforzarti. Ogni giudizio, ogni difficoltà è un segno che stai camminando sul sentiero giusto, quello che ti distingue, quello che ti rende unico. Immagina di essere un diamante sotto pressione. Perché i diamanti brillano? Perché hanno resistito a pressioni immense, trasformandosi in qualcosa di splendido e indistruttibile. Lo stesso vale per te. Ogni critica è come uno scalpello che ti scolpisce. Ogni ostacolo è un allenamento che rafforza la tua anima. E ogni occhio puntato su di te è un invito a riconoscere la tua stessa forza. Invece di chiederti perché tutto questo sta accadendo a me, prova a chiederti cosa posso imparare da questa esperienza, come posso trasformare questa attenzione in una forza che mi spinga ancora più in alto. Uno degli errori più comuni che i prescelti fanno è cercare di spiegarsi a tutti, di piacere a tutti, ma non è il tuo compito. Non sei qui per convincere chi ha già deciso di non ascoltarti. Non sei qui per compiacere chi preferisce rimanere nell'ombra. Sei qui per ispirare chi è pronto a vedere, per illuminare il cammino di chi è disposto a crescere. Proteggere la tua energia significa imparare a dire no quando necessario, distanziarti da persone e situazioni che drenano la tua forza e scegliere con cura dove e con chi condividerla. Non tutte le battaglie valgono il tuo tempo e non tutte le opinioni meritano la tua attenzione. Ricorda, chi ti osserva con ammirazione sta cercando un esempio da seguire, qualcuno che gli mostri che è possibile vivere con autenticità. Chi ti osserva con invidia sta lottando con i propri demoni, vedendo in te il coraggio che sente di non avere. In entrambi i casi, il tuo compito non cambia: continuare a brillare. Accettare di essere un prescelto significa abbracciare il fatto che non puoi piacere a tutti e non devi. La tua luce non è fatta per essere accettata universalmente,
è fatta per essere visibile a chi è pronto. È naturale sentirsi vulnerabili sotto gli sguardi altrui, ma la vulnerabilità non è debolezza, è un segno di forza. Mostrare la tua vera essenza, anche di fronte al giudizio, è l'atto più coraggioso che tu possa compiere. Quindi, come affrontare tutto questo? Ricorda che il tuo valore non dipende da ciò che pensano gli altri, ma da ciò che sai essere dentro di te. Ogni volta che ti senti sopraffatto, prendi un momento per ricaricare la tua energia. Medita, scrivi, trascorri del tempo con chi ti sostiene. E soprattutto, continua a fare quello che fai meglio, essere autentico. Ti riconosci in tutto questo? Hai mai sentito il peso di dover sempre resistere, di dover proteggere la tua luce in un mondo che sembra cercare di spegnerla? Voglio sapere la tua storia. Scrivila nei commenti, perché condividendo le nostre esperienze possiamo rafforzarci a vicenda. E ricordati, non sei solo. Questa comunità è qui per te. Non dimenticare mai che l'attenzione su di te è una conferma della tua unicità. Anche nei momenti più difficili, anche quando ti sembra di essere sul punto di arrenderti, ricorda questo. La tua luce non può essere spenta, perché non proviene dall'esterno, ma dal tuo stesso essere. Continua a brillare, non per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma perché è quello che sei. E in questo processo stai facendo la differenza per chiunque sia pronto a vedere. Un faro non si preoccupa di chi lo osserva, non si chiede se la sua luce è troppo intensa o se disturba chi preferisce rimanere nell'ombra. Il suo unico scopo è brillare per guidare chi è pronto a trovare la via. Questo è il tuo compito. Non cercare di spegnere la tua luce per piacere a tutti. Non scendere a compromessi per paura di disturbare. La tua missione è illuminare, anche quando il vento soffia forte, anche quando il mare è in tempesta. Ricorda, il tuo ruolo non è quello di salvare tutti, ma di ispirare chi è pronto. La tua luce non può essere ignorata e chi sceglie di seguirla troverà in te un esempio, un punto di riferimento, una prova che la vita può essere vissuta con scopo e verità. Immagina per un attimo di essere una candela accesa in una stanza buia. Alcuni si avvicineranno, attratti dal calore della tua fiamma. Altri si allontaneranno, temendo che quella luce possa svelare le ombre che preferirebbero ignorare. E poi ci sono quelli che cercheranno di spegnerti, non perché non ti ammirano, ma perché la tua luce li fa sentire piccoli. Questo è ciò che significa essere un prescelto. È un onore, ma anche un peso. La pressione di essere osservato può sembrare insopportabile. Ogni tua mossa è amplificata, ogni parola pesa più di quanto dovrebbe. Quando sbagli, gli occhi su di te sembrano moltiplicarsi e il giudizio arriva implacabile. Ma c'è un altro lato di questa medaglia. Ogni tua vittoria, ogni tuo gesto di forza e autenticità diventa una fonte di ispirazione. Non sai mai chi stai influenzando con il tuo esempio, chi stai salvando semplicemente vivendo la tua verità. Lascia che ti racconti una storia. Nelson Mandela è stato osservato per gran parte della sua vita, come un giovane attivista, come un prigioniero e infine come un leader. Era un uomo che non cercava di essere visto, ma la sua stessa esistenza era un atto di resistenza, un atto di luce in un sistema che cercava di spegnere ogni speranza. Mandela ha affrontato anni di isolamento, giudizi e critiche, eppure ha continuato a essere un faro, non perché fosse perfetto, ma perché era autentico. La sua luce non solo ha cambiato il suo paese, ma ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Come Mandela, tu non devi essere perfetto, devi essere te stesso. E questa è la cosa più difficile e straordinaria che tu possa fare. Chi ti osserva, chi punta gli occhi su di te, non cerca la perfezione, cerca un segno, un esempio, una prova che è possibile vivere con coraggio anche quando il mondo sembra contro di te. Il mondo non può ignorare i prescelti
perché rappresentano una minaccia per lo status quo. La tua stessa esistenza sfida le regole non scritte di conformità e mediocrità. Quando entri in una stanza non passi inosservato perché il tuo spirito è fatto per brillare. Ogni tuo errore sembra più grande perché le persone non giudicano davvero te, ma se stesse attraverso te. E ogni tuo successo è un promemoria che chiunque può risvegliarsi, cambiare e brillare. Quindi, quando senti gli occhi su di te, non abbassare la testa. Alza lo sguardo e ricorda: la tua energia è la prova vivente che il cambiamento è possibile. E non tutti sono pronti per questo, ma molti lo stanno aspettando. E tu sei la loro speranza. Essere un prescelto non è facile, non lo sarà mai, ma è anche la cosa più straordinaria che ti potesse capitare. Ogni sfida, ogni ostacolo e ogni critica sono qui per ricordarti che sei diverso. Sei qui per fare qualcosa che nessun altro può fare. La prossima volta che senti gli occhi su di te, non abbassare lo sguardo. Alza la testa e ricorda: sei un faro in un mondo pieno di nebbia. Sei la prova che la luce può esistere anche nei momenti più bui. Se questo messaggio ha risuonato dentro di te, se ti sei sentito compreso, allora condividilo. Lascia un commento, un like e unisciti alla nostra comunità. Non devi affrontare tutto questo da solo. Insieme possiamo ricordare al mondo che i prescelti non sono soli.